Ehi ciurma, bentornati nella baia, è arrivato il momento di scoprire i giochi più interessanti in uscita nel mese di giugno. Ricordate che non faccio semplicemente una lista completa di tutti i giochi, però vi parlo solo di quelli che secondo me possono essere i più interessanti. E attenzione, perché questo non significa i più belli secondo me, oppure quelli che piacciono a me, ma quelli che secondo me effettivamente potrebbero piacere al pubblico di riferimento. Oggi vado un po' di fretta, quindi andrò un po' a ruota libera e vi mostrerò spezzoni di trailer o gameplay dei giochi di cui vi parlo. Come sempre vediamo le uscite PC, console e VR. Vi ricordo che per i giochi meta in arrivo su Quest potete acquistarli con uno sconto entrando nel gruppo Telegram Sconti Giochi Meta, del quale vi lascio il link per entrare nel gruppo nel primo commento o nella descrizione del video. Like, iscrizione e arrivate fino alla fine del video. Sigla! La baia di Ben, la baia di Ben. E allora, partiamo dal 4 giugno con questo simulatore di volo di combattimento spaziale. Infatti mi ricorda una specie di Star Fox sotto steroidi. Dunque, questo è un gioco solo VR, solo su PC. Questo genere, fra l'altro, è uno tra i miei preferiti. Io tuttora sono un assiduo giocatore di Elite Dangerous, quindi lo proverò qualora dovesse avere un prezzo accessibile e vi farò sapere poi se ne varrà la pena. Vi ricordo quindi 4 giugno solo PC VR. Passiamo invece a Mario Kart World su Switch 2. Non c'è storia, ragazzi, sicuramente il 5 giugno sarà completamente occupato dall'uscita di Switch 2 e Mario Kart World. Io purtroppo non ho trovato spazio nelle tasche per farci rientrare la spesa di Switch 2, quindi continuerò a portarvi sicuramente notizie e aggiornamenti sui giochi, però non potrò fare recensioni sulla console stessa oppure sui giochi, quindi al momento accontentatevi di quello che riesco a fare. Sempre il 5 giugno, Little Thief su Quest. Questo per esempio è uno di quei giochi che non giocherò sicuramente, anche perché, ragazzi, sono stufo di tutte queste esperienzucce alla Job Simulator. Però da quel che so e da quel che ho visto finora su questo gioco sarà sicuramente un titolo valido, abbastanza divertente per gli amanti del genere, quindi ve lo segnalo, in uscita il 5 giugno su Quest. Sempre il 5 giugno The Phoenix Gene, anche su Quest, praticamente vedi sopra. Sicuramente non sarà nella mia libreria anche questo gioco, per lo stesso motivo del gioco precedente, troppe esperienze che non mi dicono nulla, ragazzi, però riconosco insomma una certa validità in questo titolo e intuisco che potrebbe avere delle caratteristiche per offrire una buona esperienza. C'è una forte componente narrativa, sarà certamente emozionante svolazzare qua e là in questi ambienti super colorati, quindi 5 giugno su Quest c'è un'altra esperienza per chi ama il genere da tenere sott'occhio. Passiamo al 9 giugno, Exergale su Quest. Anche per Exergale dovete fare praticamente il copia e incolla di quello che ho appena detto per The Phoenix Gene. Ragazzi, non è che stiamo parlando di esperienze così originali, non hanno nulla di nuovo, anzi siamo tornati a giocare praticamente con le primissime esperienze che c'erano in VR negli anni in cui questo settore iniziò a fare i primi esperimenti. Qualche tempo fa, se vi ricordate, ho avuto come ospite sul canale per un'intervista Carlo Ivo, il CEO di Stormina Teacup, fra l'altro team che ha sviluppato Close to the Sun e il recente Steel Seed, e proprio loro fecero una delle primissime esperienze su questo genere, che è Lantern. Potete infatti ancora trovarlo su Steam. E come vedete, dopo tanti anni, ragazzi, siamo ancora fermi lì. Perché? Perché i visori standalone hanno praticamente congelato lo sviluppo e l'avanzamento tecnico dei giochi VR, che tra il 2017 e il 2020 avevano raggiunto il loro apice su PC, per poi crollare nuovamente e fare un passo indietro di 10-15 anni dal punto di vista tecnico, per stare dietro a dispositivi che non avrebbero mai retto giochi come l'Oneco 1 e 2, Alex e compagnia bella. Quindi ok, esperienze simpatiche, ma da fare una volta ogni tanto. Adesso invece siamo al punto che in VR si stanno sviluppando quasi esclusivamente queste esperienze e non va bene. Poi 10 giugno Mind's Eye su PC, Xbox e PS5. Se avete nostalgia di Cyberpunk 2077 o se siete quelli che lo stanno ancora giocando per inerzia, però al tempo stesso vorreste qualcosa di nuovo, direi che Mind's Eye potrebbe portarvi una ventata di freschezza.
Non mi pare che abbiano lo stesso livello tecnico, Mind's Eye e Cyberpunk 2077, però più o meno mi pare che siamo lì. Mi ricorda più che altro un GTA più che un Cyberpunk. Diciamo che è come se i due si fossero incontrati e avessero avuto un figlio. Comunque, se vi incuriosisce, mettetevi in lista dei desideri, aspettate l'uscita il 10 giugno, ripeto, su PC, Xbox e PS5. E vabbè, poi il 10 giugno c'è Dune Awakening, solo su PC. Questo è probabilmente uno dei giochi più attesi. Di questo, ragazzi, se ne sente parlare da una vita, finalmente sta per arrivare, il 10 giugno solo su PC, Dune Awakening. Attenzione però, perché si tratta di un open world enorme e multiplayer cooperativo, ed è un survival hardcore, in cui l'obiettivo è quello di partire da zero per costruire una community enorme insieme ad altri giocatori, per sopravvivere nel deserto. Quindi, per i fanatici della serie, dei film e di altre opere su Dune, questo gioco incarna esattamente lo spirito di questo universo, cioè la sopravvivenza in un mondo desertico, combattendo queste creature iconiche gigantesche che sono questi vermoni che vivono nel sottosuolo. Non amo i multiplayer, lo sapete, però non vi nascondo che se avessi il tempo e un gruppo di amici interessati a giocare seriamente, ecco, molto probabilmente Dune Awakening sarebbe il motivo per il quale non mi vedreste più sul canale. Però ragazzi, mi dispiace, questo non accadrà mai, mi continuerete a vedere. Poi passiamo all'11 giugno, Stellar Blade su PC. Dopo un periodo in esclusiva su PlayStation 5, Stellar Blade sbarca su PC l'11 giugno. A parte, vabbè, le bombe della protagonista, che cos'è che dovrebbe interessarvi di questo gioco? Il genere. Se avete giocato e apprezzato titoli come Nier e similari, ecco, questo potrebbe essere uno dei giochi che fa per voi. Non penso lo giocherò perché, a dire la verità, non è tanto il mio genere, ma anche su PS5 non ne ho sentito parlare moltissimo, quindi non mi pare di aver capito che abbia delle caratteristiche così innovative e coinvolgenti tanto da spingermi a giocarlo. Insomma, non mi ha dato la sensazione di essere un imperdibile. 12 giugno, V-Racer Overbike su Quest. Questo invece lo vedrete sul canale, il 12 giugno solo su Quest. V-Racer Overbike, avete presente quei giochi tipo Flat Out oppure quelle corse ad altissima velocità su mezzi futuristici? Ecco, questo gioco è esattamente così. Guidiamo una moto volante su tracciati molto impegnativi, lungo i quali si trovano anche dei potenziamenti, ci si svernice alla fiancata con altri piloti, eccetera. Mi hanno sempre emozionato questi giochi in flat e sono curioso di provarlo in VR. A breve, tra l'altro, dovrei anche ricevere la chiave, altrimenti lo acquisto e ve lo porto in diretta alla sua uscita, come faccio sempre. Stessa cosa per Zombie Army, in arrivo il 12 giugno su Quest, PC VR e PSVR 2. Sto aspettando anche per questo la chiave, però se dovessero far tardi credo che lo acquisterò e poi la chiave eventualmente, qualora la dovessi ricevere anche dopo, faccio un regalo a qualcuno di voi. Lo porto non perché mi piaccia particolarmente, però perché si tratta di un gioco piuttosto importante per la VR, perché dietro c'è Rebellion. Parliamo di uno spin-off della saga di Sniper Elite, infatti è proprio Sniper Elite con gli zombie. Sarà sicuramente il solito zombie shooter frenetico da fare in solitaria o in cooperativa. In flat, fra l'altro, si poteva giocare fino a 4 giocatori, però non so se in VR sia limitato a 2 giocatori. Insomma, questi dettagli poi li vedremo all'uscita del gioco e speriamo che sia così bello da farmi cambiare idea. Allora, questo gioco è interessante perché guardando il trailer ho cambiato idea circa 18 volte sul fatto se mi potesse piacere o no, ma anche sul genere. Inizialmente ho pensato, oh, un clone di Death Stranding. Dopo pochi secondi ho detto, aspetta no, forse è No Man's Sky. Poi ho visto scene di shelter building e ho detto, aspetta, ma allora sembra un po' come This War of Mine. E in effetti è un po' tutto questo. In poche parole, siamo intrappolati su un pianeta morente dal quale dobbiamo fuggire, però per farlo dobbiamo costruire innanzitutto un riparo, ampliarlo e potenziarlo per stabilizzare la nostra sopravvivenza sul pianeta e poi cercare sopravvissuti per collaborare e trovare un modo di fuggire. Sono in effetti gli stessi sviluppatori di This War of Mine e Frostpunk 2 e in effetti il gioco è un mix di questi due e io questi giochi li adoro. Generalmente non li porto sul canale perché penso siano noiosi, forse potrebbero essere più idonei per una diretta, magari non tanto per fare vedere il gioco, però per fare 2 chiacchiere insieme mentre si gioca. Però gli shelter builder sono un genere che adoro. Infatti
Infatti di recente ho anche fatto una ventina di ore su Into the Dead, Our Darkest Days, che 20 ore in un gioco del genere sono anche pochi, quindi solo per provare a capire le meccaniche e vedere come funziona ci ho impiegato una ventina di ore, però prometto di tornarci. Adesso ho messo gli occhi su questo qui, The Alters, speriamo che abbia anche questo un prezzo accessibile perché vorrei giocarlo quantomeno per me stesso, poi se vale davvero tanto lo porto anche sul canale. Quindi The Alters, 13 giugno, PC, Xbox e PlayStation 5. Poi 13 giugno Overdark su Quest, questo ve l'avevo portato già sul canale, non so se vi ricordate, finora era solo su PC VR, forse anche su PSVR 2, non mi ricordo. È un horror che mi ha ricordato molto Resident Evil 7, i colori, le ambientazioni, eccetera. Adesso arriverà anche su Quest, però ho un dubbio. Su PC non è che avesse tutta questa grafica spettacolare, quindi la mia preoccupazione è: si riuscirà a capire qualcosa di quello che vedremo con il downgrade grafico per farlo stare su questo? Lo vedremo. Allora, vi parlo di questo gioco perché credo che Remedy, secondo me, stia per distruggere la sua reputazione. Io non capisco come possa uno studio di sviluppo che si è sempre distinto per i giochi narrativi più simili a film che giochi. Parliamo dei creatori di Max Payne, Alan Wake, Control, Quantum Break, eccetera, eccetera. Fare uno sparatutto cooperativo che sembra ambientato all'interno dell'agenzia del paranormale di Control. Dal trailer sembra anche spettacolare, poi bisogna vedere se il gioco finale mantenga le promesse artistiche fatte nel trailer, perché se è vero che i mostri da affrontare sono in qualche modo fatti di pezzi di carta e post-it che vengono sparati dappertutto, e chissà che bestia di PC è richiesta per gestire tutto questo particellato che svolazza in giro. Però il punto è: Remedy manchi dalla scena già da un bel po', si sentiva effettivamente più il bisogno di un nuovo DLC per Alan Wake 2 casomai, quindi perché mai buttarsi nel pentolone dei gas. A dire il vero non sono sicuro sia un game as service, non ho trovato informazioni a riguardo, però davvero, cioè uno shooter frenetico cooperativo? Remedy? Ma ti stai commercializzando anche tu? E insomma, 17 giugno Firebreak di Remedy su PC, Xbox e PlayStation 5. Poi, vabbè, manco a dirlo, 26 giugno Death Stranding 2 solo su PlayStation 5, non c'è bisogno di presentazioni per questo titolo. Kojima avrebbe voluto farlo uscire già più di un mesetto fa, l'aveva rinviato il furbacchione per non farlo uscire insieme a GTA 6, forse per paura di prendere botte da orbi da GTA 6, se non fosse che poi Rockstar gli ha fatto un bel dito medio e ha detto: sai che c'è, lo rinvio di un anno. E Kojima subito a fare una conferenza stampa per piagnucolare a dire che il rinvio di GTA 6 ha scombussolato il mercato del gaming. No, così in realtà il rinvio di GTA 6 ha scombussolato i tuoi piani, e se l'avessi saputo prima il tuo gioco starebbe già vendendo da più di un mese e le testate specializzate già sarebbero state ben contente di far piovere 9,5 e 10 come se non ci fosse un domani, così dal nulla, sulla parola. Comunque sapete benissimo, ripeto, è esclusiva PlayStation 5, non sarà nemmeno sulla vecchia gen per motivi di ottimizzazione, ha spiegato il maestro, quindi forse lo vedrete sul canale tra un annetto quando terminerà l'esclusiva e arriverà su PC. In uscita, vi ricordo, il 26 giugno, ma tanto 9,5 e 10 ne parleremo per 20 anni. 26 giugno System Shock 2 su PC. Allora, per capire l'importanza di questo titolo dovete essere vecchi giocatori, soprattutto dovete aver giocato il primo, altrimenti vi sembrerà un qualsiasi gioco sparatutto più o meno anonimo in arrivo di questi tempi. System Shock è un titolo che affonda le sue radici negli anni 90, il titolo originale se non sbaglio è del 94 e parlava già di un argomento che è incredibilmente attuale, ossia l'IA, l'intelligenza artificiale, e di come questa potrebbe prendere il sopravvento, diventare ostile, bla 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 eccetera. Attenzione perché come è stato fatto già il remake del primo capitolo, questo in arrivo il 26 giugno in realtà su PC è la remastered del secondo capitolo in occasione del 25° anniversario, quindi parliamo di un titolo ovviamente indirizzato ai nostalgici, conoscono la saga, e non di un nuovo capitolo o di un vero e proprio remake. Io ho già
il primo capitolo. Già giocato, rigiocato, completato. Fatemi sapere, anzi, se volete un prima di comprare sul primo capitolo System Shock, anche per conoscere il genere, per capire se vi potrebbe piacere, ed eventualmente, se siete interessati, c'è molto interesse su questo gioco, potrei pensare anche di portare qualche contenuto sulla remastered del secondo capitolo, per esempio il prima di comprare, che ormai trovate solo qui ed è diventato un po' la firma caratteristica della baia. Poi andiamo in chiusura con due titoli per i quali sto aspettando la chiave, ma ancora non si vede nulla. Comunque, il primo rientra tra i miei generi preferiti, che è il survival hardcore, un po' alla Green Hell. Ecco, questo possiamo dire che è un Green Hell ambientato nel Neolitico, infatti si chiama Neolithic Dawn. Giochiamo nei panni di un uomo delle caverne alla ricerca di cibo, risorse e quanto necessario per la propria sopravvivenza. È un gioco VR. Dovrebbe arrivare nella seconda metà di giugno su PC VR e Quest, quindi rimanete aggiornati per sapere la data precisa. L'altro titolo invece è Cave Crave, l'ho installato ma ancora non giocato, però da quel che ho visto mi sembra un po' come Tunnels, quel gioco nel quale vi ho portato il gameplay, giocandolo in un modo anche un po' insolito, cioè quando c'era da andare sott'acqua, vi ricordate, andavo in apnea per davvero, e poi quando c'era da infilarmi nei cunicoli mi asfaltavo sul pavimento e strisciavo fisicamente. Solo che questo, in arrivo su questa PSVR 2 nella seconda metà di giugno, sembra essere un po' più simulativo, cioè non mi pare ci siano dei mostri che ci braccano, ma semplicemente dobbiamo esplorare delle grotte che diventano sempre più tentacolari. Abbiamo tutta una serie di strumentazioni e attrezzature che possiamo utilizzare per non perderci e ritrovare la strada, quindi gessetti di vario colore, picchetti e corde per calarsi o scalare, arrampicarsi. Insomma, sembra essere una bella esperienza intensa che punta più sul realismo. Vi farò sapere di più ovviamente non appena scade l'embargo, e quindi potrò mostrarvi contenuti su questo gioco, magari con un altro gameplay come ho fatto l'altra volta, oppure con il nostro carissimo prima di comprare. E ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il mese di giugno. So che in VR non c'è molto di davvero interessante, però qualcosa comunque ve la devo portare. Purtroppo gli ultimi mesi del 2024 sono quelli che ci hanno portato qualche gioco davvero interessante. Tra qualche giorno, per esempio, arriva anche un nuovo DLC gratuito per Behemoth, ve lo mostrerò fra l'altro sul canale. Per il resto, ragazzi, non c'è nulla in lavorazione, lo sappiamo. Non è stato annunciato nulla di così eclatante. Dopo Metro, Behemoth, Batman, Alien, Arizona Sunshine, pochi altri titoli, non abbiamo visto più niente, quindi ci dobbiamo afferrare a quelle sporadiche esperienze indie che stanno arrivando sul mercato, soprattutto a quelle pochissime alle quali possiamo attribuire un minimo di valore. Sono veramente dei casi rarissimi. Il problema è che stiamo parlando di un 5% di tutto quello che sta arrivando, ossia una valanga di merda. Ecco, oggi ancora la parolaccia in questo video non l'avevo detto. Soprattutto esperienze mixed reality. Anche in Flat la situazione non sembra essere tanto migliore, cioè Remedy che arriva a fare un gas, ragazzi, è un segnale bruttissimo. Anche giochi che non fanno altro che copiarsi l'uno con l'altro, e questo anche perché gli sviluppatori ormai seguono sempre di più il mercato, seguono la richiesta, cioè vanno dove la gente spende di più, che da un lato è normale, però gli sviluppatori una volta erano loro che facevano il mercato, oggi invece sono schiavi della richiesta, di quello che chiedono a gran voce i giocatori. E se c'è qualche sviluppatore un po' più audace, che vuole uscire un attimo dagli schemi e fare un gioco che piace più a lui e che pensa che possa funzionare sul mercato, ecco che quel gioco viene lasciato sullo store, viene massacrato dalle recensioni negative degli utenti, ma soprattutto dalle recensioni negative della stampa specializzata, che per la maggior parte hanno la colpa di fare un determinato tipo di mercato, che spingendo maggiormente su una cosa e ignorando il resto stai facendo capire che l'attenzione è concentrata tutta lì. In realtà sei tu che concentri l'attenzione lì, e quindi poi questi giochi fanno la fine di tante esperienze che, se giocate, magari ci potrebbe anche rendere conto che sono valide. Il problema è che ormai non siamo neanche più in grado di farci un'idea sulla nostra esperienza, non siamo più capaci di criticare dopo aver giocato, abbiamo semplicemente imparato a criticare o apprezzare, attenzione, solo perché
lo sentiamo fare agli altri. Va bene ragazzi, dai, con questo vi ringrazio per essere giunti fino alla fine di questo video. Fatemi sapere se questa impostazione di questo video così vi è piaciuta per le uscite mensili. È stata più una chiacchierata, insomma, più che una presentazione di giochi, una specie di questi sono i giochi che arrivano questo mese, ecco cosa ne penso. Voi lo sapete che a me piace portare i miei pareri e fare informazione sui videogiochi, fare divulgazione sui videogiochi, quindi spero che questo modo di portare questo contenuto così vi abbia tenuto attenti e interessati fino alla fine. Ancora una volta, prima di chiudere, vi ricordo che per i giochi meta, alla loro uscita, troverete i link per acquistarli in sconto all'interno del gruppo Telegram Sconti Giochi Meta. Vi lascio il link di questo gruppo nel primo commento e nella descrizione del video. E like, iscrizione, campanella, continuate a seguire. E se volete supportare la baia, vi ricordo che potete lasciare qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto grazie, quello col cuore, che trovate sotto al video. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia. Un saluto marmaglia. Ho ho!